pomeridiana. Allora, dici che si sente, va bene. Buongiorno di nuovo a tutti, benvenuti alla sessione pomeridiana che è più acquariofila rispetto a quella della mattina. Partiamo con una presentazione di spessore del nostro dottor Mauro Natali, che dà un aggiornamento sulla sua visione dell'Amazzonia. Faccio anche un minuto di pubblicità, progresso non lo so, lo dite voi. Allora, noi abbiamo pubblicato l'anno scorso questo, che è uno speciale del bollettino IC sul trentennale della nostra associazione, dove ci sono anche ampie pagine dedicate ai nostri ritrovi qua a Pisa, perché il precedente direttore, il professor Barbuti, era il nostro socio emerito. Quindi questo serve di tutto, perché Mauro ha parlato anche qua, mi sembra. Ha parlato ovunque, quindi lui la mette così, ma in realtà non è proprio. Ha preso e presentato la sua visione sull'Amazzonia, quindi questo è un nuovo aggiornamento. Prima di iniziare anche se qualcuno vuole segnarsi per la cena di stasera e non l'ha ancora fatto, per favore faccia riferimento a Paola, che almeno abbiamo un numero preciso e possiamo partire. Quindi Mauro, grazie. Scusate, l'ultima cosa, sono disponibili, scusami Mauro, mi sono dimenticato, sono disponibili anche da parte di Oase, che è qui presente in veste ufficiale, dopo parlerà, alcuni numeri della loro rivista che potete prendere e anche del catalogo e altro. Comunque dopo dirò due parole anche lì. Buonasera a tutti. Molti di voi mi conoscono, molti di voi hanno già subito le mie presentazioni sull'Amazzonia, questa è l'ultima. Forse. Allora, in effetti ogni volta che sono chiamato a parlare dell'Amazzonia mi viene l'ansia di non riuscire a trasmettere quello che è fare questa esperienza. Io ci sono stato 5 volte e non credo che sia l'ultima viaggio di quest'estate. Spero che cogliate l'ironia del titolo, la mia Amazzonia. L'Amazzonia non è mia perché non è di nessuno. Molti stati sudamericani, in particolare il Brasile, spesso hanno detto l'Amazzonia è nostra, ci facciamo quello che ci pare. No, l'Amazzonia non è di nessuno. Non è neanche degli indios, sono gli indios che sono dell'Amazzonia, appartengono all'Amazzonia, perché è una realtà così straordinaria che non può appartenere a nessuno se non al mondo intero. Quell'immagine mi è molto cara perché l'ho fatta io nel filo di fiume, una delle cose più belle e affascinanti dell'Amazzonia. Un vuoto vermelho, un'igna, fatta a Nova Ira, dove sono semidomestici, quindi è possibile avvicinarli con una certa prudenza perché hanno dei bei denti, ma non sono addomesticati, sono abituati alla presenza dell'uomo e ovviamente abituati a scorcare cibo. Questa è l'immagine che ha scelto Lorenzo Tarocchi per la presentazione e qui c'è un piccolo indovinello che svelerò alla fine. La farfalla tutti sanno che è fotografare una farfalla in Amazzonia è complicatissimo perché vedi queste cose meravigliose, all'inizio rimane impietrito, poi gli corri dietro saltellando e inciampando e non riesce a fotografarla. Qualche volta si posa e questa volta si è posata su questi pesci legati a pesci. Non vi dico perché, pensateci, poi se non ci arrivate vi faccio vedere il video che spiega tutto. Una frasetta che uso sempre: io amo viaggiare e questi viaggi non sono viaggi turistici. Come diceva John Steinbeck, non sono le persone a fare i viaggi, non sono i viaggi che fanno le persone. La prima volta che sono andato in Amazzonia sono stato per 2 giorni con gli occhi sbarrati, perché quando la vedi in televisione non senti gli odori, non senti i rumori, non percepisci quello che è. Quando arrivi lì, all'inizio l'impatto è forte perché non è tutto bello. Alcune cose sono veramente
io non sono Indiana Jones e non voglio spacciare libertà, io sono in mezzo, o più quello di sinistra che quello di destra. In realtà sono quello al centro, in uno dei primi piani un po' più giovincello. Chi di voi ha esperienza con i serpenti, non so se qualcuno l'ha mai allevati, è arrivato con i serpenti domestici. Ad Adatinga, uno dei luoghi dove ho fatto i miei danni, c'è un minuscolo zoo gestito dall'esercito. Cioè queste sono le cose buffe dell'Amazzonia, sono quelle anche queste. Io sono andato lì e ho trovato un soldatino brasiliano che faceva lo spiritoso con le ragazze con questo boa selvatico. I boa domestici sono una cosa, il boa selvatico è un'altra cosa. Prendere un morso da un boa selvatico, oltre a così di infezioni di quelle dimensioni, e allora questo faceva io in fondo dico adesso io rovino la festa. Qualcuno lo vede da ragazzo? No. Io sì. Il genere, tutti si girano. Ho percepito lo sguardo di odio del soldatino che mi fa, vieni qua. È stato corretto, ma dato prima la testa. E poi, però, per dirci sopra il collo, ripeto, boa selvatico, non contento, è un'esperienza anche questa. Però, ripeto, non voglio spacciarmi per un conoscitore dell'Amazzonia. Ray Blair può essere considerato un conoscitore, c'è stato 500 volte, 600 volte, c'è nessuno. Io sono stato 5 volte, però rispetto a un riportare che ho avuto una serie di esperienze, vado sempre per 15-20 giorni, per me è impossibile. Quindi pensate un po' più vicino a quello di sinistra. Periodo della Amazzoni, cosettine un pochettino scolastiche, però per ribadire che questi sono 1000 chilometri. Il periodo della Amazzoni ha una portata media di 200.000 metri cubi al secondo, una lunghezza stimata oltre i 7.000 km, però quando si va a finire sulle Ande diventa difficile stabilire qual è il rio dell'Amazzoni. E allora c'è chi prende quello più lungo per fregare il Nilo o il Mississippi, c'è chi stabilisce, però siamo intorno ai 7.000 km. E questa è l'Amazzonia qui. Questa immagine serve per capire quali paesi e quali stati compongono l'Amazzonia, e uso per paesi e nazioni, ma all'interno dell'Amazzonia brasiliana, che è quella più importante, ci sono degli stati, è una confederazione del Brasile, e lo stato di Amazzonia tutto brasiliano è una grossa fetta, più o meno l'area dell'Amazzonia è questa qui. Per avere un ordine di grandezza è più grande dell'Europa, quindi essere stati in Amazzonia dice tanto e non dice niente. Dove si è stati in Amazzonia? Io conosco 2 aree abbastanza bene, ma altre non l'ho mai viste. Per esempio Rio Xingu, che per gli acquariofili è uno dei luoghi più importanti, non l'ho mai visto, magari un giorno non ci andrò, però l'estensione è enorme. Molto spesso quando si parla dell'Amazzonia si pensa a una situazione di questo genere, e in effetti nei primi viaggi ho visto molte di queste realtà. Questo è un insediamento sulla riva del Rio Solimões a Tabatinga, poi vediamo dov'è, di persone che non hanno una nazionalità. A Tabatinga ci sono 3 frontiere, Colombia, Perù e Brasile. Questi sono peruviani che vivono abusivamente in Brasile perché in Perù hanno avuto problemi, quindi si sono fatte delle baracche sulla riva del fiume, su Palafita. Quando il fiume è basso le cose vanno abbastanza bene, fatto salvo che, vedete quei tubi bianchi sono tubi di plastica che servono per allontanare ciò che nel bagnetto che hanno andrebbe sotto la casa. Ci può essere una situazione peggiore. 3 anni fa il fiume è salito troppo e l'acqua è arrivata a metà casa, e questi poveretti vivevano in queste baracche di legno come danno. Quando si vedono queste realtà non è facilissimo, è
quando fu scoperto il valore dell'utilizzo del caucciù e c'era una ricchezza esagerata. Al centro di Manaus c'era un teatro, il Teatro Amazonas, che avrete visto in qualche film, fatto con marmi di Carrara, di una bellezza straordinaria e tuttora funzionante. I commercianti di caucciù, ovviamente non i raccoglitori, quelli morti di fame erano morti di fame e sono rimasti, ma quelli che lo commerciavano ostentavano la ricchezza cedendo il sigaro con biglietti da $100. Poi gli inglesi hanno fatto il loro, hanno trovato i semi dei caucciù, li hanno portati in Malesia e è crollato tutto. Però Manaus comunque come città è rimasta e è in fortissima espansione, perché negli anni 60-70 aveva 170.000 abitanti, adesso ha circa 2,5 milioni di abitanti, con tutte le enormi, incredibili problematiche che può avere una città in parte modernissima, in parte poverissima. E come in tutte queste realtà c'è gente ricca, una ricca tanto, che poi ci sono le favelas dove non si sa chi c'è e dove è anche pericoloso entrare, se non accompagnato da qualcuno che, tra virgolette, garantisca su di te. 2 italiani anni fa entrarono con delle moto, cioè in giro in Sud America, con il casco ancora del camerino sopra, scambiati di polizia e sono stati ammazzati. L'Amazzonia ovviamente sta cambiando anche in peggio. La deforestazione è un problema reale, fortissimo. Quelle zone rosse sono le aree non deforestate totalmente, ma dove è in corso la deforestazione. E ovviamente l'andamento è centripeto, cioè dalla periferia si avvicina. Perché deforestazione? Perché è una miniera d'oro. Prima inveniamo. Perché inveniamo? Perché lo vedono noi, lo vedono l'Europa, lo vedono l'America, sono dei reti pregiatissimi. E poi, una volta deforestato, arrivano i coltivatori di soia e gli allevatori di bestiame. Quelli che avevano messo alla presidenza del Brasile Bolsonaro, avrete sentito queste cose. Bolsonaro è stato devastante perché è lui che disse che l'Amazzonia è la nostra, ci facciamo quello che ci pare. Ma era sponsorizzato da questi ricchissimi soggetti che sono in grado di governare, di gestire le scelte del governo. E la deforestazione continua. Non sarebbe difficilissimo riforestare, ma comunque ha un costo. Chi deforesta, se non è obbligato, non riforesta. Io ho visto nel primo viaggio, e poi vi parlerò della persona che mi ha ricevuto, ho visto delle persone che con le motoseghe tagliavano un bosco con tronchi da 30 cm. E io faccio la domandina, poi ho passato la testa, ho fatto la domandina a mia mamma: perché tagliate la foresta? State deforestando? E questi mi hanno fatto quale foresta? Questi sono dei campi abbandonati da 3 anni. La foresta è quella che mi hanno indicato, la foresta primaria che era poco lontana, dove c'erano qui da 60 metri, con diametri di 5, 6, 8 metri. Il clima è favorevole, non sarebbe difficile riforestare. Il grosso problema è che le piogge in breve tempo portano via l'humus, la terra che rimane è prevalentemente argilla, abbastanza povera, e quindi si innesca un degrado che poi nel tempo è abbastanza difficile recuperare. Allora, questi sono i luoghi dove prevalentemente sono stati. Qui vedete il confine della Colombia, in quel punto c'è Tabatinga, non vedremo nel dettaglio, e dove sono finito casualmente. Diciamo che mi è stato possibile arrivare in Amazzonia in un certo modo grazie ai frati cappuccini. Io sono di Assisi, i frati cappuccini hanno una serie importante in Assisi e i missionari in Amazzonia vengono dall'Umbria. E quindi
non è disponibile tutto l'anno, per esempio. Nell'Alto Sermone, quando il fiume cresce e invade la foresta, per i pesci è normale ed utile, perché nella foresta allagata si riproducono i pesci, ma per i pescatori diventa complicato. Poi immaginate una foresta pluviale con 6 metri d'acqua dentro, cioè il pesce diventa irraggiungibile, il pesce si riproduce, vive, quando arriva al fiume torna nel rio, ma pescare diventa molto difficoltoso. E allora la disponibilità incostante del tempo ha stimolato piccole forme di acquacoltura. Gli stocchi ittici sono ancora importanti, ma sono in forte decremento perché la sovrappesca c'è lì. È difficile valutare gli stocchi ittici. In un fiume dove il picco era 2 km, ma la nausea è dato 14 km, e quando è in piena diventa 40 km. Quindi capite che qualunque studio è quasi impossibile, però il ritorno dalla pesca è evidente. Se il pescato diminuisce, il problema c'è. E arriviamo al pesce che mi ha portato laggiù, il pirarucco, la Paina gigas, di cui ha accennato l'amico Daniele Pieracci. È un pesce tipico anche in Amazzonia, di cui si pescavano quantità enormi, fino a 1200 tonnellate nel porto di Belém, ma tenete presente che raccogliere dati in Amazzonia potete immaginare da voi, nessun dato arriva dalle comunità indigene, quindi sono stime, ma il fatto che fosse crollato a circa 380 tonnellate. Aspetta. Ha creato un problema. È un pesce estremamente importante perché, come il maiale non si butta da niente, si usano le scaglie, si usa la lingua, si usa la pelle, che addirittura può essere bruciata a farci scarpe, borse, e soprattutto ha una carne particolarmente pregiata, molto
e le estensioni sono tali che è possibile avere dei quantitativi importanti senza danneggiare ulteriormente la specie. Per il tambachino è una specie estremamente importante, 100 kg erbivoro, c'è un divieto di pesca dal 1 dicembre al 1 marzo, sono dei divieti abbastanza importanti. Quanto vengono rispettati? Amazzonia. Quando si vedono queste cose, Amazzonia. Io nel mercato di Tabatinga, nel mercato ittico, un appassionato di pesci e il paradiso, fotografavo tutto. A un certo punto sono arrivato a un balcone di filetti di piraroni, ho fatto per fotografare e uno con un macete mi ha fatto capire che non era contento. Quindi l'ho capito, senza dire niente, perché era pesce colpito. Ma del resto a Benjamin Constant, zona vicino, c'è il mercato ittico della roba normale e il mercato della roba proibita. Cioè, Amazzonia, c'è un locale dove si vende roba proibita e il poliziotto passava davanti ma non entrava. E si vendeva carne di selvaggina. Lì sono stato, abbiamo comprato del tapiro vietato, l'abbiamo mangiato. Le tartarughe del fiume, le polocneni si vendono, però sono corretti, quindi in un locale adibito alla roba. Allora, è un primo segnale che si sta andando verso una gestione. Ricordiamoci che è un territorio immenso come tutta l'Europa, quindi i controlli ci sono, anche abbastanza violenti, perché i bracconieri non vengono trattati in guardiani, nessuno viene trattato in guardiani. La polizia è pesantissima, è il territorio che è immenso, quindi si sa benissimo che esiste il bracconaggio, effettuato sul pirarucù, effettuato sulle tartarughe, effettuato sugli animali della selva, che è vietato cacciare, se non agli indigeni. Gli indigeni possono attingere alle risorse della foresta, ma loro sanno come fare e sanno gestirle e non si permetterebbero mai di depauperare, perché loro fanno parte, appartengono alla foresta. Però dei tentativi, cosa abbastanza interessante, nel Rio dell'Amazzoni ci sono miliardi di specie di pesci, ma nei mercati ne trovate 10-15, non di più. Questa è una delle foto del lavoro che ho fatto lì. Praticamente abbiamo realizzato con degli amici, dei colleghi, un impianto di allevamento di arapaima, perché la cosa che interessava, questo è un riproduttore, una femmina, giovane, 50 kg, quindi non un pesce enorme. Lo scopo qual era? Era di produrre dei giovani pesci da distribuire nelle comunità indigene, da mettere in piccoli stagni dove loro l'avrebbero fatto crescere come pesce preso dal fiume e avrebbero avuto a disposizione nel periodo in cui la pesca scarsa pesce da mangiare. E il progetto l'abbiamo fatto, portato a compimento. Perché questo? Perché il pirarucù? Questi dati sono abbastanza interessanti. E perché l'acquacultura soprattutto? Perché su piccola scala aiuta molto a tutelare l'Amazzonia. La grande acquacultura, quella di grandi estensioni, ha un impatto ambientale. Piccole forme di acquacultura aiutano le comunità locali senza avere il minimo impatto. Ma perché? Perché la produttività per ettaro per anno in pesce è enormemente superiore a quella del bufalo, del bovino o dell'ovino, che sono le eventuali alternative. La parte liquida è maggiore e i tempi sono molto più brevi. Quindi è anche dal punto di vista generale conveniente fare queste attività. Ecco perché abbiamo così realizzato il progetto, perché in effetti andava un pochettino, una goccia nel mare, a tutelare la realtà della zona dell'Amazzonia dell'Ovest. Il progetto si chiamava Fish for Forest, è stato portato a compimento,
In realtà la riduzione della foresta amazzonica è da imputare principalmente alla necessità di nuovi terreni per l'agricoltura e la zootecnia. L'acquacoltura invece, come dicevo, può dare reddito, risorse alimentari senza danneggiare il territorio, perché piccoli appezzamenti di terreno possono essere allagati senza necessità di irrigare. Non pensiamo all'agricoltura industriale dei paesi civilizzati. Lì con poco si fa molto, perché è il clima che aiuta quello che si sta facendo. Dove è stato fatto? A Tabatinga. Questa è l'Amazzonia, è l'Alto Solimões. Il Rio dell'Amazzoni si chiama Rio dell'Amazzoni da Manaus in giù. Prima si chiama Rio Solimões. Tabatinga verso il Perù si chiama Mare. Comunque, Alto Solimões. E qui ci sono le tre frontiere, Tabatinga, Letizia e Benjamin Constant. Ecco, quello che dicevo prima, questo è Benjamin Constant, si sale, questo è il Rio Javari. E qui, come vedete, il corso del fiume è instabile, si sposta anche di 500 metri all'anno, erodendo, formano isole, distruggendo, e si formano questi laghi, che sono delle laghe, praticamente delle zone di fiume rimasti isolati. A Tabatinga abbiamo trovato nella zona dei territori della diocesi un'area già utilizzata da Ponte Costa e abbiamo sviluppato questo progetto. Questa fotografia più che altro serve per capire una cosa. Questi sono confini di Stato. Qui è Perù, qui è Colombia e qui è Brasile. Tre frontiere. Voi immaginatevi quello che può accadere dove sono tre frontiere di Sud America, Colombia, Perù e Brasile. Come dicevo prima a un amico, qui si traffica tutto. Cocaina, oro, armi e, scusatemi l'ironia, persone intere o a pezzi. E non è una cosa chiara. Il narcotrafficante che ha la villa a Letizia, se ha bisogno di un bene, lo trova, basta che paga. Sapere queste cose sconvolge, però quando ti trovi lì ti rendi conto che è una realtà profondamente diversa dalla nostra. Sono cose orribili, però loro alla fine le considerano, non dico accettabili, possibili, perché hanno una mentalità totalmente diversa dalla nostra. Dove c'è la spunta c'è l'impiantino, questo qui. Una parte del sistema, una parte l'abbiamo realizzata, come dicevo lo scopo era di realizzare dei stagni, ovviamente dei riproduttori selezionati. La riproduzione è molto simile a quella del Ciano, si vede l'adulto, il maschio, specialmente seguito da un numero di aeronauti che vengono protetti fino a 10-12 cm. Qua vedete la nuvola di aeronauti e si prevede il grosso maschio sotto, stiamo parlando di pesci intorno ai 2 metri di lunghezza. Questo è il gruppo dei pazzi e questo è il vescovo il vescovo dell'Alto Solimões. Anche questi personaggi sono molto diversi da quelli che conosciamo noi. Qui un vescovo col cappello da ranger e la giacca venerica, è difficile da vedere. È nato raccogliendo gomma nella foresta di 60 anni fa, 70 anni fa, dove non era raro inciampare su un'anaconda o potersi attraversare la strada da un giaguaro. Dopodiché ha fatto il suo percorso anche dal punto di vista spirituale, ma ne è rimasto molto legato al territorio e quindi ha cominciato a creare realtà produttive. Ecco l'aspetto veramente concreto di queste persone che potessero essere trasferite a famiglie indios, liberare i loro indios alcipulis. Quindi dei suoi terreni coltivava fiori, frutta, allevava polli, pesci e poi, visto appunto il sistema, era una famiglia, dice guarda, sta così, adesso fa lui. E ha funzionato per molti anni questo.